José, buongiorno. Buongiorno. Il vostro lavoro viene spesso letto come un racconto della Sicilia, dei suoi paesaggi e delle sue identità. Quanto è importante per voi rappresentare il territorio non solo come origine, ma come parte viva del progetto? Il progetto Donna Fugata è un progetto siciliano, fatto in Sicilia, fatto da siciliani. Siamo molto orgogliosi di quello che la nostra regione rappresenta, sia dal punto di vista storico, culturale, ma anche dal punto di vista, diciamo così, del territorio. Abbiamo colline stupende, venti che le accarezzano, sole tutto l'anno, un clima meraviglioso dove le vigne possono crescere al meglio, no? E quindi da questo principio che il nostro territorio può dare un frutto molto interessante, quindi uve di qualità, mio padre e mia madre, innamorati tra di loro ma anche innamorati delle potenzialità della Sicilia, decidono di fondare Donna Fugata, un'azienda che subito porta avanti un progetto innovativo e dall'83 in poi siamo un'azienda e una famiglia a moto perpetuo, non ci fermiamo mai, guardiamo sempre il futuro, cerchiamo di essere innovativi conservando le tradizioni migliori. Innovativi ma anche sostenibili. Voi negli anni avete costruito un percorso molto riconoscibile in tema di sostenibilità. Come si è evoluto questo approccio e quanto incide oggi nelle vostre scelte quotidiane? Io penso che Donna Fugata sia un'azienda sostenibile forse anche dai primi passi che ha fatto. Consideriamo che nell'89 già andando sull'isola di Pantelleria abbiamo fatto questa scelta di preservare le terrazze, l'alberello pantesco, quindi la coltivazione della vite rasoterra che implica uno sforzo di lavoro incredibile e tutto questo è sostenibilità, perché quando tu mantieni il territorio in una maniera così precisa, puntuale, le terrazze salvano anche il territorio dall'erosione, la coltivazione dell'alberello è contro l'evasione ma è anche a favore della biodiversità, quindi noi secondo me dall'89 cerchiamo di lavorare in maniera concreta sulla sostenibilità. Il secondo passo importante è stato quello del 2001, quando abbiamo iniziato a produrre energia pulita dagli impianti fotovoltaici. La considerazione che abbiamo fatto è: siamo al sud, usiamo la tecnologia del freddo in cantina per preservare gli aromi, per fare al meglio le operazioni di vinificazione, ci serve energia, la produciamo in maniera pulita. Quindi il 2001 è stato un altro passo importante. Siamo andati avanti perché la sostenibilità abbiamo scoperto che fa qualità. Cioè tutte quelle pratiche sostenibili che noi utilizziamo nella coltivazione della vite ci danno più qualità, uva di maggiore qualità. E finalmente con il 31/12 del 24 abbiamo presentato il nostro primo bilancio di sostenibilità, quindi un documento che raccoglie i dati, che li presenta e che intende essere un modello anche di riferimento per noi stessi. Anno dopo anno ci confrontiamo e vediamo se possiamo darci delle sfide sempre più importanti. E sul fronte dei mercati internazionali, voi siete in qualche modo ambasciatori di Sicilia. Come vivete questa responsabilità e come cambia il vostro racconto nei vari paesi? Allora, chiaramente è stato difficile all'inizio, ma per mio padre, per mia madre, l'importante è essere un'azienda internazionale. Cioè, per loro essere nel settore del vino voleva dire produrre, vendere in Italia, ma vendere anche all'estero, perché è molto importante. Io ho sempre pensato che il confronto con la concorrenza internazionale potesse essere un modo di crescere, no? Di far crescere la nostra azienda. E che posso dire? Alla fine degli anni '80 non era così facile parlare di Sicilia, né di Sicilia del vino, ma non lo era in Italia e non lo era neppure all'estero. Quindi abbiamo dovuto un po' trovare dei linguaggi alternativi.
pensiamo alle etichette d'autore. Sono state una svolta. Mia mamma nei primi anni 90 decise lei le chiama le etichettine tutte bianche con le cornicette, basta, e arriva il colore che era nel nostro animo di famiglia e che è diventato animatore di queste etichette stupende che colpiscono il consumatore, lo afferrano e gli danno che cosa? Un senso del colore della Sicilia, un senso della personalità del vino. Quindi etichette d'autore. Poi a poco ci sono state delle tappe importanti, altri produttori sono nati, hanno parlato di Sicilia in Italia, nel mondo. Questo nome Sicilia, terra del vino, si afferma. Abbiamo anche una Sicilia Doc, quindi un consorzio che fa comunicazione sulla brand Sicilia. Oggi posso dire che la Sicilia è abbastanza conosciuta nel mondo, ma molto ancora si può fare, ma crea curiosità e quindi diventa bello, divertente poter incuriosire il consumatore del mondo. In parte hai anticipato una mia domanda personale, che era quella sul colore e sull'arte, che è una presenza molto forte in azienda, si respira arte entrando qui. Assolutamente direi di sì. Potremmo anche dire che anche fare il vino è un'arte, no? Se tu ti occupi di 1000 particolari significa che fai una cura del dettaglio e questo ti porta qualità. Il dialogo con l'arte è nato con le etichette d'autore, però si è evoluto in tanti altri modi. C'è un nostro evento molto importante che si chiama Calici di Stelle. Il 10 di agosto ogni anno facciamo questa festa del vino e lì abbiamo cercato di incrociare le sensazioni di un vino con le emozioni che ti può dare la musica, il teatro dei pupi, oppure le luci, la moda. Abbiamo cercato davvero di incrociare mondi artistici di diverso tipo, ma che si rafforzano l'uno con l'altro. Musica e vino in particolare è la mia passione, io sono anche una cantante e ho sperimentato che si può degustare un vino raccontandolo anche attraverso le note di un brano musicale e nasce quindi Donna Fugata Music and Wine. E, insomma, non ne possiamo fare a meno, è più forte di noi, ma è un modo di comunicare che va dritto al cuore del consumatore. Quindi possiamo aspettarci anche un futuro prossimo molto scoppiettante? Sempre, dobbiamo esserlo, ma oggi ancora di più. Abbiamo la 6ª generazione che è entrata in cantina, mia figlia, ha fatto un'esperienza lavorativa ampia prima di entrare in azienda e io sono felicissima perché sono questi ragazzi di 29, 30, 28, 26 che noi dobbiamo ascoltare per comunicare con il consumatore del futuro. Grazie. Grazie.